Ciao a tutti ragazzi! Oggi parliamo del campanile di Giotto che si trova a Firenze, lo sanno tutti, è il campanile del Duomo di Firenze, Santa Maria del Fiore. Perché proprio il campanile di Giotto? Beh ragazzi, stile gotico fiorentino, è unico nel suo genere, per i dettagli, per l'imponenza, per tutta una serie di cose, per i colori. Ovviamente questi sono mattoncini, ma nella realtà tutti questi colori verde, rosso, bianco che vedete sono in realtà dei tipi di marmi diversi che sono stati utilizzati per la realizzazione sia del campanile che poi ovviamente del Duomo. Dimensioni siamo altezza 3 metri, se poi aggiungiamo anche il pennone andiamo anche a 3,10, 3,20, per un totale di 100.000 mattoncini Lego. Come avete visto faccio fatica ad abbracciarlo, comunque siamo intorno ai 50 cm per 50 cm. Matta, taglia. Simone, tagliala. E storia del progetto. L'ho iniziato nel 2014 la progettazione. Torno al 2016 ho deciso di costruirlo. Più o meno un annetto per raccogliere tutti i mattoncini necessari, perché ovviamente ragazzi non era il mio lavoro quello dell'artista Lego, quindi avevo tanti mattoncini ma dovevo anche recuperare quelli che mi mancavano per arrivare a 100.000 pezzi per finirlo, e quindi piano piano ogni mese mettevo da parte qualcosina e andavo a comprare i mattoncini che mi mancavano. Poi in realtà la costruzione, cos'era, agosto 2018, basta, mi sono chiuso giù in taverna perché non avevo ancora un laboratorio e in un mese l'ho costruito. Come l'ho costruito? Semplice, si divide in moduli. Partiamo, Simone, dai, vieni qua in basso. Qua, guardate in su. Ecco, questo è quello che vedete voi quando andate a Firenze. Questo è l'effetto dell'architettura gotica, ovvero quello di essere molto imponente e di far capire la grandezza appunto di Dio, della religione, eccetera, eccetera. Allora, questo è il primo modulo. Qua si vede che non è proprio drittissimo. Però vabbè, qua finisce il primo modulo. Nella realtà queste qua sono delle formelle, ogni formella racconta delle scene di vita della Firenze del 1300, fatte tutte da artigiani. Il Lego non si mangia. Allora, come vi spiegavo, le fondamenta hanno iniziato a costruirle fine 1200, poi intorno al 334 se non mi sbaglio, i lavori sono stati guidati, diciamo, comandati da Giotto, famosissimo Giotto, che praticamente arrivò più o meno a questa altezza. Purtroppo dopo mi sembra nel 37 venne a mancare, quindi da qui in poi tutto il campanile fu continuato da Andrea Pisano. Questo qua, tornando ai nostri bellissimi moduli, è il secondo modulo, c'è ancora la firma di Giotto. Poi parte il resto del campanile con il terzo modulo, che è questo qui, dove abbiamo le bifore e voi siete mai stati a Firenze o avete mai comunque visitato il campanile, già da questo piano potete cominciare a vedere i primi panorami su Firenze. Chi l'ha salito sa che poi queste colonne, ci sono le scaline, gli scalini per salire e passare da un piano all'altro. Terzo e quarto modulo praticamente identici, fondamentalmente cambiano un po' i dettagli ma poca roba. E poi arriva il modulo, quello più importante, che ha richiesto anche più lavoro, che è il quinto modulo, che parte qua e finisce, devo salire, matta, devo scalare, provo a scalare così magari, no. Come King Kong. Sì. La prossima volta però, questi video non dopo pranzo. Dai, venite con me, dai, faccio vedere da vicino. Questo, come vi dicevo, è il quinto modulo, con questa bellissima trifora. Queste qua sono le campane, che vabbè, non si vedono molto bene, ma ci sono tutte le decorazioni dalla finestra. E il quinto modulo finisce a questa altezza qui. Poi parte l'ultimo modulo, quello forse più divertente da costruire. Come possiamo vedere, i dettagli non sono lasciati al caso. E qui abbiamo la parte finale. Anzi, adesso magari vediamo se ci sta il pennone. Ah, eccolo qua. Ah, e la croce? Ah, starci ci sta, ma la croce... non ci sta la croce. Sta solo se accorcio il pennone un pochino, vediamo. Lo spezziamo così, dai. Spezziamo una lancia a favore del campanile. Si vede. Posto. Così rende l'idea di quanto possa essere alto. Su 1 metro di tavolo, 1,75 m di uomo e non è ancora arrivato in cima, se non alzando le braccia. Non c'è trucco, non c'è magia, è tutto vero. Si staccano le cose, tutto artigianale qua, tutto su misura. Niente colla, che la gente me lo chiede. Ma tu li incolli? No, non incollo niente. Non c'è neanche una struttura interna che lo tiene su.
Guarda, inquadra qua la finestra, vedi? Qua in mezzo non c'è niente, non c'è nulla. E anche nei 4 angoli, diciamo, dentro sono vuoti. Sta su grazie alla struttura, basta. Nient'altro, è solo Lego. Molto semplice, no? Semplicissimo. Ci vuole. Adesso però lo smontiamo, così facciamo vedere un po' le strutture interne. Ah già, è vero che sono già qua, giustamente. Pesa troppo. Adesso mi devi dare una mano, perché questo qui, da solo, non posso mica. No, non viene giù. Vieni tu di qua, faccio la parte difficile. Siamo riusciti a sollevarlo dagli angoli, che sembrano più fragili, perché qui abbiamo le famose cerniere. Io le chiamo cerniere, ma nel detto Lego è hinge. Vedete? Questo mattoncino qui, eccolo qua, è una cerniera a tutti gli effetti. Sono una e due, sono state messe in più punti in tutta la struttura. Ce n'è una qui, un'altra qui, un'altra qui, un'altra qui e una alla base. Diciamo che è impossibile che prendendolo da qua si distrugga, ecco. Si vede? Eccola qua la struttura interna. Come vedete c'è un po' un arlecchino qua, un po' un mix di colori. Beh, qua non c'è molto neanche da vedere, L'anima del campanile, esatto. Qua forse si vedono un po' le campane qua dentro. Attenzione, qua abbiamo un problema strutturale. Senti che bel rumorino. Ogni tanto bisogna farlo questo lavoro qua, perché tendono un po' a staccarsi i mattoncini. Bisogna ricordargli qual è il loro posto. Dai, mettiamo dentro, va. Ecco qua. Anche la struttura interna del quarto modulo. Come vi dicevo, ci ho messo un anno per raccogliere i mattoncini. Per dimostrarvi che ho usato mattoncini che avevo già in casa, basta vedere il fatto che ci siano mattoncini con gli adesivi, un po' ovunque, vabbè, mattoncini di qualsiasi colore internamente, perché ho dovuto controllare dal progetto quali erano i mattoncini che non si vedevano, che erano nascosti e quindi che potevo utilizzare di qualsiasi colore, però poi fuori alla fine il risultato è ottenuto. Siamo arrivati al modulo 2, che ha una struttura diversa dagli altri perché dentro è vuoto, nel senso che ho fatto una struttura più leggera possibile e congeniale possibile, infatti così questo forse è il modulo più leggero che c'è del campanile. Si solleva abbastanza facilmente, eccolo qua, facile. Primo modulo, anche qua struttura bella semplice e congeniale, bella solida, la sua scatolina la mettiamo via. Bene ragazzi, anche questo video è finito, spero vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate se vi è piaciuto e se volete ovviamente sapere altre informazioni sul campanile di Giotto. Ciao a tutti!